Benvenuti a Dietalogando, io sono Vala e oggi capiremo perché quando parliamo di sovrappeso, obesità e malattie cronico-degenerative non possiamo dimenticare l'evoluzione. Molti di noi si trovano a dover gestire un quotidiano carico di impegni. Ci svegliamo presto, ci prepariamo, usciamo in fretta, dobbiamo gestire la casa, il lavoro, poi c'è la famiglia, i figli e o i genitori sempre più anziani e poi ci sono le scadenze sempre imminenti e gli imprevisti che non mancano mai, tanto che ormai pensiamo di doverli chiamare previsti, tanto ci sono sempre. Ecco, poi arriva finalmente la fine della giornata e riusciamo a sederci sul divano. Ed è quello il momento in cui cominciamo a considerare quel vago dolore allo stomaco, i frequenti mal di testa, la mancanza di fiato ogni volta che saliamo le scale. Come ci racconta molto bene Robert Sapolsky nel suo libro Perché alle zebre non viene l'ulcera, ecco, quello è il momento in cui ci rendiamo conto di essere malati, anzi malatissimi, e pensiamo di avere l'ulcera, il diabete, l'infarto. Oggi probabilmente penseremo anche al Covid, ma se questa pandemia ci ha insegnato che le malattie infettive possono colpire ancora in modo violento anche il mondo occidentale, non dobbiamo dimenticare che diventiamo sufficientemente vecchi da cadere in pezzi e le malattie cronico-degenerative, cardiopatie, tumori, malattie osteoarticolari ci hanno resi sicuramente più fragili. Sono cambiate le malattie di cui ci ammaliamo ed è cambiato il modo in cui viviamo e le due cose sono ovviamente in relazione fra di loro. Ma noi, in quanto esseri umani, siamo cambiati? La storia evolutiva umana occupa gli ultimi 7 milioni di anni, quella della nostra specie, Sapiens, gli ultimi 150-200 mila anni. Questo significa che io oggi sono un Homo sapiens esattamente come lo era un cacciatore-raccoglitore vissuto 150 mila anni fa. Il modo in cui digerisco, metabolizzo, consumo e accumulo energia è rimasto lo stesso, solo che 150.000 anni fa la preoccupazione principale era procurarsi il cibo senza diventare cibo per i predatori e non morire alla prima carestia. Quindi sopravviveva solo chi aveva le qualità per farlo e una di queste qualità era risparmiare energia, avere cioè quello che oggi chiameremmo metabolismo lento. Ecco, i risparmiatori metabolici allora erano i fortunati e proprio grazie a questo requisito hanno potuto sopravvivere e trasmettere questa caratteristica vantaggiosa alle generazioni successive. Quindi oggi, di fronte a quel vostro amico, collega o conoscente che mangia di tutto e non mette neanche un etto, ricordate che è l'eccezione e che comunque 150.000 anni fa lui alla prima carestia sarebbe schiattato. Quando hai fame, la ragione perde la strada e facilmente finisce nel burrone. Mangia poco e spesso così che la tua strada sia costantemente sicura e non sbilenca come quella dell'ubriacone. Lo dice Cramo di Lesbo. Io sono la dottoressa Vala Poloni, ci rivediamo presto qui a Dietalogando.